Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Me l'avete chiesto, oggi parliamo di una delle possibili configurazioni per la nostra Mini 4VD Open Jump all'anteriore. Sto parlando di tutto il blocco anteriore, quindi tutta la parte comprensiva di padella d'appoggio, fibra a supporto delle clessidre o comunque dei roller frontali e il gancio che poi va a sorreggere tutto quello che è il sistema della vela e l'aggancio anche della carrozzeria. Prima di proseguire, ovviamente, ragazzi, ve lo devo sempre ricordare, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina, siete sempre tantissimi a guardarci. Così, non proprio tutti siete iscritti. Dai, forza! Allora, vediamo subito. Allora, intanto vi faccio vedere, questo è il telaio che vi ho fatto vedere tante volte nelle nostre stories, sia su Instagram, su TikTok, su tutti i nostri social, che ho fatto grazie alle dime che ha fatto il nostro buon Omega. Sia nella mia prima Open che questo piccolo rifacimento che sto facendo, ho deciso di mantenere uno sliding, quindi una fibra all'anteriore con al centro una molla. Questa molla permette di attutire gli impatti e fare scorrere questa fibra dentro un binario. Questo binario sorretto poi da altre fibre permette di andare quindi ad attutire quelle che sono le curve o comunque gli angoli e fare in modo che la Mini possa continuare a scorrere e rimanere abbastanza agile soprattutto nei tracciati più misti. Vi premetto subito che la lavorazione l'ho già ultimata, quindi andremo a vedere insieme come si compone, gli strumenti che ho utilizzato, perché è sempre per il discorso che vorremmo dare un'alternativa completamente manuale a tutte le lavorazioni che ci sono necessarie anche sulla Open. Vi faccio vedere come ho fatto io. Ovviamente non è l'unica strada, potrebbero sicuramente esserci delle varianti migliorative rispetto a quelle che io vi farò vedere, ma intanto quello che vedrete è come ho fatto io. Anzi, ovviamente, se avete degli appunti o dei consigli che possano comunque migliorare questo setup, scriveteci qui sotto nei commenti, sono sempre tutti bene accetti. Sì, anche il tuo, che ti diverti a fare il signor Precisetti, è utile anche il tuo. Partiamo dalla parte sottostante, siccome quello che andremo a fare sarà ricostruire i supporti, come questo che in realtà andremo anche a utilizzare per la parte superiore. Per quanto riguarda la parte inferiore invece andremo a utilizzare una fibra, una carbon tagliando la parte centrale di quello che chiamiamo tutti comunemente multiroller. Comunque vi lascerò anche i codici item qui sotto. Perché proprio questa carbon? Perché questa carbon sostanzialmente ha due fori, che sono questi, ve li sto facendo vedere, che vanno perfettamente a combaciare con quelli che sono gli incastri che poi ci darà anche il supporto superiore. Vi faccio vedere anche una carbon che sì è tagliata, però giusto per darvi un'idea di quale intendo per multiroller. Comunque mi è partito il Dremel, in realtà ho fatto dei danni incredibili, però vabbè, almeno riuscite a rendervi conto qual è. Questa fibra qui sostanzialmente tagliata in questo modo, quindi tagliando l'ultima parte dei fori nella parte più ampia, andrà a sorreggere l'intero sliding tramite delle viti bloccate in un certo modo da molle, ma poi lo vedremo meglio. Questa parte qui quindi sostanzialmente sarà il mio appoggio. Dato questo, e adesso qui arriviamo anche a parlare delle dime, vado ad inserire appunto una barra, una carbon che dovrà scorrere, ok? Dovrà scorrere in questo modo. In questo caso ne vedete una che è proprio specifica per l'anteriore, è una barra uscita per il 40° anniversario, questa specifica che sto utilizzando io, che ho forato. Come ho forato lo vedete qui di fianco con una dima, ve la faccio vedere meglio sulla cam di qua. Questa dima sostanzialmente che cosa permette di fare? Permette di andare a allargare i fori preesistenti, perché questa carbon normalmente ha dei fori che sono molto simili a questi, perché al suo interno normalmente dovrebbe scorrere la vite in questo modo qui, ok? Su questa dima, che potete trovare al Tempio delle Mini 4VD, tra le tante cose incredibili che ha questo bellissimo negozio
che è anche, diciamo, l'organizzatore del campionato che seguiremo quest'anno, hanno anche queste cose. Sono veramente molto utili, permettono di fare delle lavorazioni anche in maniera manuale, quindi super consigliato. In questi fori, 1, 2, 3, abbiamo la possibilità di andare ad inserire varie cose. Per esempio, allora io in questo più piccolo non ho la minima idea di che cosa si potrebbe andare ad inserire. Vi dico la verità, presumo sia la riproduzione di quello standard con i ganci che dovrebbero essere nella parte inferiore. Adesso vi faccio vedere anche un item che non ho tagliato magari. Ed eccolo qua, così lo vedete meglio. Allora, questo è quello che io ho lavorato in maniera abbastanza sommaria e rapida. Questo è un item per lo sliding che viene venduto anche con la barretta di metallo, quindi tutta la parte dello slider non è in un item solo, ma sono più di uno. In uno troverete questa parte qui, quindi la parte superiore, la parte inferiore sempre in plastica e uno sliding di metallo. Quello è il kit dello scorrimento, diciamo. Vedete, qui ci sono delle alette, ok, che vanno ad affiancare la nostra vite, cioè normalmente la vite dovrebbe uscire in questo modo qui, quindi bloccare, ve lo faccio vedere meglio, va. Dovrebbe essere inserito questo, che vabbè adesso ovviamente il mio foro è già allargato, ma queste asolette dovrebbero in un qualche modo permettere una cosa di questo tipo, ok? Sì, sono loro. Quindi sostanzialmente su questa dima abbiamo 4 configurazioni. Questa, se non ricordo male, dovrebbe essere per la barra dritta, ma magari poi più avanti la vedremo, mentre per queste 3 in realtà parliamo di questa barra, ok? Quella che permette appunto di andare ad inserire roller da 17, da 13, da 19 e da 9. Queste 3 configurazioni io ho scelto l'ultima, come vedete combacia perfettamente. Perché? Perché nelle parti più esterne questi fori, che sono abbastanza larghi, mi permettono di andare ad inserire addirittura un cuscinetto. Potete vedere qui. Questo ovviamente va da sé che la vite sarà molto più agevolata nello scorrere rispetto alla plastica, perché il cuscinetto permetterà alla vite comunque di scorrere in maniera molto più agevole all'interno della nostra carbon. Quindi, partendo dal multiroller, vi faccio vedere nella parte sotto, le viti le ho svasate. Questo è importante, ragazzi, soprattutto se nella parte inferiore avete un FRP, perché la testa della vite, dato che il meccanismo farà questo, continuerà a battere sopra questa fibra. Quindi se utilizzerete una fibra di questo tipo, il mio consiglio è svasate nel foro all'interno del multiroller, perché altrimenti andrete a dare dei gradi. È meglio utilizzare altri ragionamenti per dare i gradi, quindi non utilizzate la testa della vite, perché continuando a battere può andare a creare una sorta di foro, comunque fare in modo che il vostro sliding non sia perfettamente abbattuta e quindi creare anche delle asimmetrie tra la parte destra e la parte sinistra, quindi assolutamente non consigliato. Nel momento in cui torniamo di qua, abbiamo messo le nostre 2 viti, dovrebbero essere queste, sì, così, in questo modo. Abbiamo creato la parte sottostante del nostro sliding. Come vi dicevo, nella parte più lontana, quindi quella che vedete qui, ho leggermente svasato dall'alto i 2 fori, perché siccome la mia fibra farà questo gioco qui, proprio su quei fori lì, dare un po' più di gioco dalla parte superiore permetterà una maggiore inclinazione. Una volta fatto questo, andiamo ad inserire la fibra e al suo interno, nella parte centrale, andiamo ad incastrare la molla, sostanzialmente, che è quella che permetterà il movimento. Ok? Che cosa la riporta al punto centrale? La copertura. Perché la copertura ha questo scavetto, lo vedete qui, che è quello che in realtà fa in modo che la nostra molla abbia una sede centrale. Ok? Quindi mantenendola centrale permette appunto di ritornare in posizione. Ok? Vado quindi ad inserirlo. Eccoci qua, e ovviamente la parte più complicata è fare in modo che la molla, eccola qui, entri. Ok? Adesso io ve lo faccio vedere così a mano, ma se voi vedete lo sliding è molto reattivo, scorre veramente tanto nonostante abbia soltanto una molla. Torna subito in posizione, ma è comunque molto morbido, non ci sono degli attriti, non c'è niente di in mezzo alle scatole. Come si ferma tutto questo? Allora,
Se c'è una cosa che sto imparando è che quando è possibile è meglio utilizzare gli autobloccanti, che sono questi, ok? Sono i bulloni, quelli un po' più grossi, che hanno un'asola di gomma che va sostanzialmente a frenare quella che è la corsa. Direte voi, ma se tu vai oltre quell'asola lì, sostanzialmente la vai a rompere. Sì e no, perché in realtà rimane e fa in modo che il bullone rimanga al suo posto, quindi soprattutto con lavorazioni molto sollecitate utilizzare gli autobloccanti è utilissimo. Quindi ora andiamo ad inserire queste nostre belle viti, avendo cura di tenere anche dall'altra parte la vite. Ovviamente adesso se ne uscirà tutto, ma non stringete troppo perché comunque poi il bullone non si muoverà. Semplicemente arrivate a battuta con la plastica. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato e soprattutto se vi state chiedendo perché ho utilizzato delle viti così lunghe, il motivo è che sulle stesse viti andremo poi anche ad appoggiare i due bracci, quindi i due ganci che serviranno per sorreggere i damper più centrali e anche la nostra carrozzeria. Ed eccoci qua, abbiamo chiuso, ok? Come vedete è veramente molto molto reattiva, torna subito in posizione, comunque la lavorazione è ferma, ok? Non ci sono problemi di sorta. Ora, come la montiamo? Allora, per montarla, la parte sottostante si può utilizzare ad esempio o una doppia padella, quindi incollare due item padella, vedete qui c'è anche una vitina, magari se volete dare un'inclinazione o per altri 1000 motivi, ma comunque nei fori, questi qui, nei fori più esterni andiamo a posizionare due viti. La parte sottostante, mi raccomando, va svasata, che sia FRP o sia carbon, svasate ragazzi perché è un punto che verrà molto molto sollecitato e che batterà sulla pista. Ovviamente andrete a mettere del nastro, andrete a mettere un freno, però il mio consiglio è sempre quello, svasate alla perfezione. Ne va anche comunque delle piste dove corriamo sempre, dove facciamo le gare. Quindi, detto questo, vi faccio vedere in maniera molto banale e non troppo definitiva come dovremmo andarla a montare, ok? Appoggiamo qui la vite, ok? Vedete? E adesso vi faccio vedere simulato il movimento, ma quello che dovrà accadere è questo, ok? Quindi il fatto che ci sia questo gioco in avanti permette l'ulteriore escursione della nostra vela, quindi farà in modo che si apra effettivamente. Come lo blocco? Allora, ci sono vari modi per fissare questa vite. Io faccio così, anche se non è proprio infallibile e anzi se avete qualche consiglio in merito sicuramente farebbe comodo. Allora, oltre ad avere svasato la vite per aumentare questa escursione, ad avere svasato la carbon a sostegno dello slider per aumentarne l'escursione, vado poi anche ad inserire un gommino di quelli che servono per coprire le viti, ok? In questo modo, diciamo, lui ha un'azione frenante sulla mia vite, ma non la va completamente a fissare, ok? Stessa cosa lo facciamo sulla seconda, in modo tale che, eccolo qui, e questo è il gioco che deve avere, ok? Mi raccomando ragazzi, vi do un consiglio che mi è stato dato durante una gara, mi sono ritrovato in questa situazione durante una gara a squadra, l'Open Jump a squadra l'anno scorso a Pistoia, a squadre con il buon Bela, che mi faceva questo grandissimo appunto fondamentale, ovvero che il nostro frontale, anche se è mobile, deve essere mobile soltanto in, diciamo, positivo, ovvero questo movimento deve avvenire soltanto in avanti, non deve mai avvenire nella direzione opposta, perché questo creerebbe dei risultati inaspettati, soprattutto arrivando in pista, probabilmente ci ributterebbe fuori dalla corsia. Per cui controllate sempre, mi raccomando, che qui siate in battuta, ok? Quindi che non ci sia un movimento negativo. Se dovesse succedere, questa cosa si può ovviare, le ho lasciate volutamente apposta per farvele vedere queste due viti, andando ad inserire un'altra carbon che vada a battuta e a misura contro queste viti in modo tale da non andare indietro, ok? Quindi andrete a garantire soltanto il movimento positivo, l'inclinazione positiva, meglio così, del nostro slider frontale. Quindi ovviamente non possiamo lasciarla soltanto con questi qui. Che cosa si fa? Si vanno poi sopra ad inserire delle molle. Perché le molle? Lo sappiamo, perché le molle vanno
nel momento in cui vengono sollecitate a restituire dell'energia cinetica nella direzione opposta e quindi aiutano nel momento in cui andiamo ad atterrare, poi nel momento in cui c'è lo scarico del peso dei nostri damper attaccati alla vela, a richiuderla nel minor tempo possibile. Vi starete chiedendo voi, e ora come la blocco? Indovinate un po'? Con gli autobloccanti. Per tenere ferma la nostra molla, in questo caso gli autobloccanti vanno messi al contrario. Ok? Vanno messi al contrario perché, se vedete bene, se ci fate caso, ve li faccio vedere qui, da un lato ovviamente sono leggermente più piccoli e la molla va a intersecarsi con questa chiamiamola svasatura dell'autobloccante e va quindi a rimanere leggermente in asse. Non rimane proprio perfettamente in asse, ma questo è. Se per un qualche motivo l'autobloccante non riuscite a metterlo nel senso contrario, il mio consiglio è quello di avvitarlo a forza nel senso giusto, oltre anche la guarnizione di plastica, in modo tale che si allarghi leggermente e vi dia modo poi di poter, per così dire, fare anche il contrario. Ok, direi che ci siamo. Come vedete, il mio sliding si inclina nella parte frontale, ma non va al contrario. Questo perché appunto va in battuta contro il telaio. Stavolta l'ho fatto bene. Consiglio spassionato, vedete, in questo caso qui probabilmente si riesce anche a vedere abbastanza bene. L'escursione che ho dato alla molla non è perfettamente uguale destra-sinistra. È giusto uno scrupolo, ma controllate bene di lasciare la stessa altezza in termini di millimetri sia alla molla destra che alla molla sinistra. Manca ancora un pochino per ultimare la mia nuova open jump, però così vi volevo fare vedere, utilizzando la vela che avevo sulla mia vecchia open, quale sarebbe poi effettivamente il risultato. Allora, qui gli spazi sono leggermente diversi, quindi probabilmente per evitare che tocchino le gomme, che comunque andrò anche a cambiare, ci sarebbe da rivedere un po' gli ingombri dal punto di vista della carrozzeria. Però quelli che sono i bracci per così dire della mia vela, ci siamo. Ok, quindi come vedete c'è un'inclinazione data dall'apertura della vela e poi c'è un'ulteriore apertura data proprio dalle molle che abbiamo appena montato. Bah, che soddisfazione! Questo lavoro, ragazzi, l'ho fatto completamente a mano e il motivo è perché mi sono potuto appoggiare a queste dime di metallo. Che strumenti ho utilizzato? Allora, ho utilizzato il mio Rotacraft, fedelissimo Rotacraft, che è un dremellino a mano. Mi raccomando, utilizzate delle maschere e dei guanti nel momento in cui lavorate il carbonio. Non smetteremo mai di dirlo, è dannoso, quindi ragazzi, fate questi lavori in totale sicurezza. Oltre che con questo, ovviamente, dato che comunque li vedete i fori non è che sono proprio piccoli, ho usato delle punte. Quali punte ho utilizzato? Sempre le solite che vi abbiamo consigliato tantissime volte per tutti i tipi di lavorazione. Le Proxxon, ok? Vedete, manca il numero 2? Sapete perché? Perché l'ho spaccata. L'ho spaccata perché sono stato un po' troppo aggressivo nel cercare di lavorare soprattutto le parti ovali e niente, mi si è spaccata. Quindi lavorate per gradi, lavorate piano piano e tutelate anche i vostri attrezzi. Direi che non male, dai. Sicuramente è molto stabile e rimane perfettamente in asse. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Che altro dire, ragazzi? Spero che questo video possa esservi utile. Non abbiamo volutamente inserito pezzi della lavorazione, un po' perché li avevo già fatti e un po' perché ovviamente ognuno può seguire la sua strada. Quello che vi volevo mostrare è come abbiamo portato avanti questo completamente a mano con pochissimi attrezzi, quindi non solo il Rotacraft, ma per esempio anche delle lime a mano per fare in modo che i fori fossero perfettamente limati ovviamente, cacciavite, girabulloni, l'attrezzino per svasare a mano, quindi insomma tutto quello che abbiamo potuto manualmente lo abbiamo fatto. Altra cosa che vi consiglio sempre anche è la carta vetrata. Ok, questa perché soprattutto per il carbon permette magari nel momento in cui dovete portare in assi due parti di lavorarle così per fare in modo che vengano limate insieme. E se siete bravi a fare questo lavoro, che è molto noiosino, me ne rendo conto, però come dire,
si può arrivare anche dei buoni risultati manualmente. Grazie ancora per aver seguito anche questo video. Che altro dire, ragazzi? Spero ancora che vi sia veramente utile. L'ho fatto per te, Giacomo, ma spero che sia utile un po' per tutti. E basta, addio piacendo. Arrivederci, alla prossima. Ciao!